Ciao a tutti ragazzi, buongiorno! Bentrovati nei Tickets, ciao! Come recita il titolo di una famosa canzone di un noto autore italiano, e siamo ancora qua! Ancora? Già, te devi dire! Già! Non ce la posso fare di prima mattina! Siamo ancora qua ragazzi sulle sponde del lago Orestiada. Abbiamo dormito qui, Charlie è poco là dietro quegli alberi, in una piazzola proprio sul lago. Siamo a circa 70-80 km dal confine, da un confine che oggi varcheremo. Però ci siamo detti, visto che siamo veramente a 1 chilometro dal centro storico di Castoria, la cittadina che vi nominavamo nel video precedente, perché non visitarla? Perché? Così facciamo una passeggiata mattutina e andiamo a vedere questa ridente cittadina, appunto famosa a parte per la posizione sul lago, su questo istmo come vi spiegavo ieri, molto particolare. Poi la sua fama in passato è dovuta anche a purtroppo aggiungo io, a un commercio di pellicce che ha portato molti benefici economici alla cittadina, sicuramente, soprattutto perché molti nobili, molte persone abbienti hanno costruito dei grandi palazzi e si sono insediati proprio qua. Un altro primato, diciamo, è famosa anche perché ha circa, pensate un po', 50 chiese bizantine. Ora noi faremo un giro così per non fare troppo tardi e poi verso nord ancora una volta. E dove andremo? Dove andremo? Ma ci sono anche delle note positive. Pensate che in questo lago si sono allenati gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di canottaggio e grazie a queste acque hanno ottenuto dei grandissimi risultati. Stamattina è anche un po' freschetto, c'è questo leggero venticello, ma siamo anche a 700 metri sul livello del mare e a 0 sul livello del lago. Lo sapete, quando incontriamo una mappa non possiamo esimerci da fermarci, ma anche per farvi vedere a voi un attimino come è messo il lago e questo famoso promontorio. Questo ovviamente che lo circonda è tutto il lago Orestiada, come vi dicevo. Questa sull'istmo è Castoria. Questa è la parte vecchia, la parte storica di Castoria, e noi abbiamo dormito più o meno qua, lungo le rive del lago, sul promontorio. Questa che vedete in alto invece è lo sviluppo della parte moderna della città di Castoria. Eccoci tornati da Charlie, abbiamo fatto 4 km, ma soprattutto guardate qua, gli asparagi! Un mazzo di asparagi! Un mazzo, ne abbiamo visto uno, accanto un altro, poi un altro, poi un altro. Mamma e a quel punto lungo la strada, quindi dalla parte interna di questo promontorio, c'è il ben di Dio, c'è questo boschetto con queste asparagine, ma
cioè a 5-6 alla volta, quindi incredibile. non abbiamo resistito. Una frittatina ci viene bene, voi che dite? Eh sì. Ora lasciamo la cittadina e andiamo dritti verso il confine con scrivete, scrivete. Vediamo chi indovina, perché in questa zona ci sono diversi confini. Vediamo chi si aggiudica la vittoria nei commenti. Yeah! Ciao Lago! Ciao Grecia! Stiamo facendo la circumnavigazione, navigazione no, il giro insomma, tramite questa stradina che è piuttosto stretta del lago e non sappiamo bene dove porti. Lei è al corrente di dove porti? In teoria la città di nuovo, se no tocca sì, rifarla indietro. perché dovrebbe fare tutto il giro Sì. del promontorio, però finché non vediamo l'uscita. Almeno vediamo anche l'altro versante del lago. Esatto. Questo è carino. Sono le tipiche abitazioni di questa zona. Stiamo percorrendo tutto il giro e guardate che grotta che abbiamo trovato lungo il percorso. Mamma mia, bella fresca. Abbiamo visto che ci sono diverse cavità di questo genere lungo tutto il percorso, ma noi dobbiamo proseguire e andiamo verso il confine. C'è il vento, guarda come fa. Siamo sull'altro versante del lago. Ed ecco di nuovo Castoria, ragazzi, completato il giro. Siamo risbucati da questo versante qui della città. E quella è la parte nuova, lo sviluppo nuovo della città che vi dicevo nella mappa che abbiamo trovato. Molto piacevole questo giro del promontorio, qualcuno lo fa a piedi, qualcuno correndo, altri in bicicletta, noi con Charlie. Ragazzi, ci siamo! Ci siamo! Stiamo lasciando la Grecia. Ai noi ci dispiace. Grazie Grecia, ci hai dato tanto. Ci hai accolto per tanto tempo, però come abbiamo già detto è l'ora di andare altrove. Quindi la salutiamo e siamo veramente a 5 minuti dal confine. Ora spegnerò la GoPro perché sicuramente non posso fare riprese. Ci affidiamo alla dashcam mitica Van True che riprende, oltre per la sicurezza in strada, serve anche in questi casi. Wow, che bella bandiera, meravigliosa, col sole, quindi come può uno stato con la bandiera col sole esserci la pioggia? Yo, hello. Are you open area? Okay. So beautiful. Thank you very much. We made that. Very, very. Ragazzi! E vai! Nuovo paese! Siamo dove siamo? Benvenuti in Macedonia del Nord! 23esimo paese per il nostro Charlie. E vai! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Dogana super mega iper tranquilla, anzi veramente accogliente. La più veloce di sempre, Di sempre. record. Uscita dalla Grecia, ovviamente ha guardato un attimo i passaporti e ce l'ha dati perché tanto non aveva senso fare l'uscita dalla Grecia. L'ingresso in Macedonia ha controllato i passaporti e la carta verde. Noi abbiamo l'assicurazione nostra che copre, che è compresa la Macedonia nella carta verde. E quindi ci ha chiesto quella lì perché gli abbiamo dato solo i passaporti. E quindi siamo passati al controllo successivo dove c'era una poliziotta, insomma un agente di dogana, una donna simpaticissima che ha chiesto dove andate e noi gli abbiamo detto va a visitare il paese
e poi ha detto che è un camper. Sì, a quel punto quasi per curiosità, come sempre, è salita. È rimasta scioccata da Charlie, perché ci guardava e faceva very very beautiful, very very beautiful, cioè per chi non sapesse l'inglese molto molto bello, insomma gli è piaciuto, no? E poi era entusiasta quando gli ho detto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo costruito noi, ha sgranato gli occhi, quindi veramente carinissima. Ci ha fatto le 2 domande di rito: trasportate droga, alcol, eccetera eccetera. No, niente di tutto ciò. Ok, andate, buon viaggio. Appena spento la GoPro, ragazzi, controllo di polizia sulla strada, fermati immediatamente con la paletta a quanto? 500 metri dalla dogana. 500 metri. L'ultimo brivido, no scherzo, tutto a posto, anche lì controllo passaporti e carta verde. Poi quando abbiamo aperto e ha visto che era un camper, ha detto andate, perché Charlie, come sempre, tutto chiuso così, sembra un furgone di trasporto di clandestini, non lo so di cosa. Comunque niente, simpatici, velocissimo, ci ha ridato documenti e siamo in Macedonia del Nord. Ti rendi conto, Charlie ha solcato 23 paesi, ragazzi? E altri ne verranno. Che bello, Charlie è felice. Ora ci gustiamo questo paese. Ora abbiamo impostato già sul navigatore la destinazione, che è una prima tappa, che è la cittadina di Bitola, si chiama proprio così. Qui abbiamo disattivato tutto il roaming e tutti i dati perché non siamo più in comunità europea, in Europa Unita, e quindi ovviamente non siamo più coperti nemmeno dal roaming. Quindi bisogna fare al più presto una SIM card locale. E ieri abbiamo navigato un po' in internet e abbiamo visto che c'è un negozio di telefonia, anzi più di uno, in questa città appunto di Bitola. Andremo subito lì e poi dobbiamo cambiare anche la valuta. Dobbiamo prelevare, esatto. Prelevare, perché qui l'euro non funziona. Qui c'è il dinaro macedone. E poi un'altra cosa, c'è anche il cambio dell'orario. Giusto. Quante cose tutte insieme, come passi in confine. Cambio dell'orario, si torna un'ora indietro. Questa è leggermente diversa. Sì. Piccolo monastero. Quindi siamo felici, ragazzi. Macedonia del Nord non ci eravamo stati in questo paese. Abbiamo delle belle aspettative. E voi avete indovinato qual era il paese? Esatto, ora controllo nei commenti chi l'ha scritto. Bitola. Guardate, bella la bandiera della Macedonia del Nord, con quel sole centrale. E in un paese che ha la bandiera con il sole ci deve essere per forza il sole, ragazzi. Per ora carina questa Bitola, siamo già arrivati, c'è un camper lì nel parcheggio. Allora, qui c'è un parcheggio, si potrebbe parcheggiare qui. Ora andiamo a vedere dove si trova il negozio della telefonia e poi al limite si parcheggia qui e facciamo 2 passi. Magari, visto che si sta anche bene. Ora entriamo nel primo centro commerciale, il vero. Dentro c'è la compagnia telefonica, andiamo a fare subito la SIM. Ecco qui il numero A1 telecomunicazioni. Ora inseriamo la SIM nel tablet e siamo connessi. Allora, abbiamo fatto la SIM che dura 15 giorni e costa solamente 5 euro con 20 giga. Sì, poi sono rinnovabili, è possibile, ci ha detto la ragazza, fare la ricarica qualora non ci bastassero. Sia che prolunghiate la permanenza, sia che non vi bastino i giga. E poi abbiamo prelevato i soldi, 3000 dinari macedoni. Ogni banconota da 1000. Un lenzuolo. È lenzuolo, guardate bello, ci sono addirittura gli affreschi, guardate che bellezza. Ogni lenzuolo vale 16 euro circa al cambio. Sì, più o meno. E la telefonia, la compagnia di telefonia è la A1. Noi abbiamo trovato questa senza scegliere molto. Avevamo letto comunque che era una delle migliori. Una delle migliori del paese. La ragazza fortunatamente parlava inglese, è dentro a un piccolo centro commerciale, quindi parcheggio facile, veloce, eccetera eccetera. E poi poco più giù qui nella via c'era questo sportello. Noi di solito preleviamo alla Halkbank,
perché normalmente con la nostra carta non dà commissioni. Non dà commissione. Però qui in Macedonia invece c'erano delle commissioni, abbiamo pagato tipo 3 euro. Tipo vero? 3 euro, ma Per la perché transazione. non siamo in comunità europea, forse per quello. Però in Turchia non, Turchia- non ci dava la commissione, Turchia no. pur non essendo in comunità europea. I misteri bancari. I ministeri, esatto, quindi vabbè, quindi insomma ora siamo indecisi se fare un giretto qui per la città di Bitola, però siamo un po' cotti, un po' Siamo un po' stanchi. cotti. Oppure lasciare la città e trovare un posticino tranquillo e rilassarci per stasera, perché insomma è La già nostra, tanto sì, oggi. la nostra tecnica, tattica è che facciamo un passaggio veloce in centro con il Charlie. Se ci piace ed è parcheggiabile Più che facilmente, altro quello anche. ci fermiamo e facciamo 2 passi. Se vediamo che è troppo caotica, non ci piace, proseguiamo. Qui si va verso il centro di Bitola, anche se non abbiamo capito bene qual è il centro ancora. Ma una cosa che abbiamo capito bene, ragazzi, è che qui sono fissati con le strisce pedonali. In positivo. In positivo, certo, nel senso che ti danno la precedenza a 1 chilometro quando vedono un pedone che si accinge ad attraversare la strada, una roba che noi non ci siamo abituati. È sconvolgente, cioè è molto bella sta cosa. È molto bella e quindi di conseguenza noi stiamo attenti a darle a tutti i pedoni. Se no poi ci danno, guarda gli italiani che non ci danno la Esatto. precedenza. Un palazzo storico, sicuramente. Bandiere macedoni ovunque. La Fiat 128, che non è No, Macedone, bellissima. con la targa della Macedonia. Abbiamo capito che questa cittadina è molto stretta Eh sì. e quindi scappiamo via. E come facciamo a parcheggiare? Guardate qua che roba. Ma è caotica. Fortunatamente quando ieri cercavamo i luoghi dove fare la sim e dove prelevare abbiamo trovato quel piccolo centro commerciale un po' fuori con tutti i parcheggi intorno, perché sennò sarebbe stato un caos se fosse stato qui in centro. Qui c'è anche il minareto bello bianco che sbuca, che svetta sul cielo, la moscheina, perché la Macedonia del Nord, ragazzi, è un paese che ha ovviamente multireligione e la maggioranza del paese sembra essere di religione ortodossa, però comunque ci sono delle forti minoranze, comunque dei musulmani. Ragazzi, capitolo distributore, ovvero diesel. Ovviamente avevamo letto che in Macedonia costasse meno, quindi in Grecia ci siamo tenuti, diciamo, abbiamo calcolato un po' il diesel per arrivare al confine per farlo proprio qui. E abbiamo fatto più che bene, perché il diesel qui costa 1,14 euro, quasi come in Turchia. Quindi è stata una saggia scelta. Ovviamente a questo distributore abbiamo fatto il pieno e abbiamo speso per un pieno proprio full, eravamo proprio in riserva sparata, 88 euro. Ora Fede è qui sotto perché sta controllando la pressione dei pneumatici. Soddisfatto al momento? Molto soddisfatto, strade bellissime. Per ora? Per ora bellissime, cioè come primo impatto veramente entusiasmanti. Guardate qua, la strada, il manto stradale è perfetto, nemmeno una buca. Sì, abbiamo lasciato la città che era un caos totale e noi abbiamo bisogno di pace e serenità e quindi abbiamo trovato un posto al bacio. Ciao Sole, ciao, grazie per averci dato il benvenuto in Macedonia del Nord. Noi ragazzi nel frattempo siamo arrivati sul lago, ma non era la destinazione finale che ci eravamo prefissati. Siamo un po' stanchini con tutto lo sbattimento di oggi e quindi abbiamo trovato questo super lago che praticamente si chiama Lago Prespa e pensate un po', è un lago condiviso da 3 nazioni. Quindi abbiamo trovato un punto, un parcheggio, sembra, da Park4Night che si affaccia qui proprio su questo lago Prespa. Sembra un posto tranquillo, le recensioni sono buone e quindi visto che siamo belli cotti abbiamo da preparare la cena, tutte le varie cose, rilassarci un attimo. Si mangia. Ci fermiamo e quindi niente, domani vedrete il resto della Macedonia del Nord. Diciamo che è un lago che si prespa.
ristorante, pizza bar, È un bar, interessante. pizzeria, io sento anche il forno a legna. Tada! Sorpresa! Sorpresa! E che sorpresa! Mamma mia! Ragazzi, non ha resistito. Quando io con la GoPro in mano vi stavo dicendo prima, ah, ma siamo arrivati in un parcheggio, ma c'è anche una pizzeria ristorante. Ting! Si è accesa la Ting! lampadina a Fede e ha fatto pizzeria, pizzeria. Sì, abbiamo guardato le recensioni, tutte ottime. È arrivato un sacco di gente, si è pienato il Ma parcheggio. poi c'era un profumo nell'aria. E poi abbiamo letto essere una pizzeria col forno a legna e fanno anche la pizza da asporto. Siccome siamo un po' stanchi, non ci andava di andare nel locale, c'è un sacco di gente, abbiamo detto ma quasi quasi così non cuciniamo. È tantissimo che non ci mangiamo una pizza da Atene. Da Atene, è vero. Quando l'abbiamo mangiata con i nostri amici, ti ricordi? È vero. Quindi è un'eternità, ci andava e ci siamo fatti questo regalo stasera. Allora facciamo l'unboxing, vediamo un po' se questa qui qual è. Wow, non sono altissime, sono basse, ma ci sembrano buone. Questa è quella col tonno. Tonno subito. Tonno subito e poi c'è la margherita. E vai! E così non si sta nemmeno a sporcare i piatti. Ora ci si fanno. Ma sono già tagliati, guarda. Sono già tagliate, sì sì. Ora si fa mezzo e mezzo. Vediamo se sono all'altezza dei standard. In Macedonia, facciamo il controllo pizza in Macedonia. Esatto. E poi costano pochissimo. 2 pizze così, 9 euro al cambio totali. Che direi insomma, molto buono. Infatti molto, abbiamo molto cambiato almeno la prima banconota. E almeno abbiamo un po' di spiccioli anche per comprare nei prossimi giorni un po' di piccole cose. E ora ragazzi, poi ci beviamo una Fix Hellas, che è la birra greca, che ce la siamo portata molto buona. Così almeno facciamo il passaggio di consegne. Esatto, la Fix greca con le pizze macedoni. E ora Fede procede con l'assaggio. Abbiamo fatto anche una piccola modifica, abbiamo aggiunto un po' di rucola. Un po' di rucolina per renderla bella La freschettina. s'assaggia. Non è alta ma sembra buona. Mamma mia, buonissima. Vero? Mm. Non è la pasta che facciamo noi. Un po' Non è più quella alta. altissima, Mm, però è veramente buona. Sembra bella croccante. Squisita, bella calda. Vedi? Mm. Buona. Mamma mia che luce che c'è. Ecco i nostri amici. Buongiorno, che volete voi? Che dite? Guarda quanti sono. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, dalla Macedonia. Dalla del Nord. Macedonia. Abbiamo dormito ragazzi in un modo impeccabile. Siamo a 850 metri sul livello del mare Freschetto, e a 0 sul livello del lago ma va? di Prespa. Il lago di Prespa, c'ha questo nome un po' singolare. È un super lago, grande, perché è 273 km quadrati. È lungo, fate conto, una trentina di chilometri e largo 10. Ma la particolarità, È l'abbiamo accennato, vero? profondo 54 metri. 54 Abbiamo metri, letto qualcosa quindi prima. non profondissimo. Non profondissimo, Però sì. la particolarità è che bagna 3 stati. Esatto, praticamente c'è il triplice punto di confine proprio al centro del lago di Prespa, perché da un lato abbiamo ovviamente la Macedonia, dall'altro l'Albania e più a sud la Grecia. Che sono queste? Quelle montagne che vediamo laggiù sono l'Albania. E quindi è molto singolare. La quota parte maggiore del lago è in Macedonia, quindi la parte più grande, almeno 2/3 del lago. Allora, mi vedete con uno sfondo ben diverso da quello del lago, perché ci siamo spostati. Volevamo visitare questo sito archeologico, perché di un sito si tratta, e ieri sera era chiuso. Quando siamo passati siamo ritornati nella periferia, circa 2 km dalla città di Bitola. C'è questo famoso sito archeologico di epoca romana, si chiama Eraclea Lincestis, ovvero Eraclea Lincestide.
È stata scoperta nell'anno 1936 e gli scavi sono tuttora in corso. C'è da pagare un piccolissimo biglietto per entrare, pensate che in due io e Fede abbiamo speso 3,50 €, 3,90 €, quindi insomma al cambio veramente una quota esigua. Era una città di origine ellenistica, ma ha visto anche il passaggio dell'epoca romana. Fu fondata da Filippo II di Macedonia, verso la metà del IV secolo a.C. È stata chiamata da lui così perché aveva conquistato la regione circostante della Lincestide, appunto, e l'aveva annessa al suo regno di Macedonia. La città fu nominata così in onore dell'eroe della mitologia greca Eracles e l'appellativo Lincestide significava appunto terra della lince in greco. Lasciamo il museo per entrare nell'anfiteatro. Bello. Usciti dalla parte museale, siamo ora su questa terrazza, alle nostre spalle abbiamo l'anfiteatro, ora proviamo poi a salire di sopra e da questo punto possiamo godere tutto il panorama su tutta la vecchia città di Eraclea. Vediamo anche Charlie là parcheggiato. Guarda come si capisce bene l'impronta della cattedrale, diciamo, la navata della chiesa. Sì, quello che ne rimane. Che ne rimane ovviamente, certo. Questa parte qui era molto importante. E quella lì era la via centrale. Ovviamente, come ogni antica città che si rispettasse, c'aveva la strada principale, era quella lì. Poi stanno ancora scavando, ragazzi, come ho detto, quindi insomma si vedono che ci sono i lavori in corso intorno, magari la città si estendeva molto di più. Facciamo come gli antichi, entriamo sulle tribune. Saliamo da questi scalini. Belli alti, eh? Sì, lì c'è il palco dove venivano effettuati gli spettacoli e ora saliamo su. Gli scalini l'hanno un po' ristrutturati, che non credo fossero così una volta. Guardate come sono perfetti. Noi ovviamente andiamo nel punto più alto. Lì vedete ci sono tutte delle zone che molto probabilmente devono ancora scavare e piano piano porteranno alla luce. Direi di sì. Stamattina l'alzata mattiniera ha tratto beneficio, infatti siamo arrivati presto, non c'è nessuno, c'è solo una coppia che è sbucata adesso. Siccome la giornata è lunga, vogliamo vedere tante cose e ci vogliamo spostare anche verso uno dei laghi maggiori di tutta la Macedonia. E quindi adesso invece il sito è tutto per noi. Yuppie! Ne beneficiano i video e le foto almeno. Anche, infatti per fare le foto almeno riusciamo a farle meglio. Molto bella, vero? Molto bello, particolare, cioè è piccolo, non è molto grande, ma si vede tanta storia, insomma, c'è tante costruzioni e una buona parte è mantenuta bene. Poi ovviamente la parte che stanno tirando fuori dal terreno, insomma, è ancora in via di sistemazione. Mi reggo perché è arrivata una folata di vento e mi porta via il cappello. Quindi se passate da Bitola non perdetevi il sito di Eraclea. Stiamo provando l'acustica, ragazzi, c'è un'acustica che sicuramente in GoPro non renderà, però si sente proprio il riverbero di tutte le nostre parole in maniera incredibile. E quindi iscrivetevi al nostro canale. Senti, torna indietro, iscrivetevi. Che bellezza.
Qui attraverso il QR code si può vedere anche la grande basilica in 3D, quindi se volete mettete in pausa il televisore e vi guardate la basilica in 3D. Questi che vedete sono i famosi mosaici della città di Eraclea. Purtroppo sono in fase di ristrutturazione e non li possiamo vedere con gli occhi, possiamo solamente godere di questa tela illustrativa. Riproduzione, sì. Felici però che le stiano restaurando, perché devono essere una meraviglia, con tutte scene, diciamo così, un po' bucoliche di caccia con gli animali. C'è anche la lince, ci sono La lince c'è il leone, esatto, e ci sono i pavoni, molto bello. e c'è anche il nostro amico. C'era la guida che ci ha seguito per tutto il tempo, carino. Questo edificio, diciamo cilindrico alle mie spalle, era il bastione di epoca romana. Questi che vediamo qua sotto sono i bagni termali, ci sono le varie stanze, guardate che muri larghi che avevano, e questa è l'alta tecnologia romana. Qui si vede benissimo tutto il sistema di pile su cui veniva costruito il pavimento e sotto scorreva tutta l'acqua calda. Put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Usciamo dal caos di Bitola nuovamente, perché ora c'è un bel po' più di confusione rispetto a ieri. Nel frattempo la temperatura si è alzata, molto caldo oggi, e lasciamo la città e ci dirigiamo verso la periferia, ma dobbiamo fare un'oretta di strada, mi ricordo male? 70 km in un'ora. Una settantina di chilometri, perché vogliamo arrivare a un punto top della Macedonia. Ragazzi, in diretta siamo fermi al semaforo e qui alla mia destra c'è questa piccola casettina che è il negozio delle uova. Solo quello. Vende solo uova, non mi era mai capitato di vederlo in vita mia, ve lo giuro. E poi la cosa curiosa è che ha diviso sugli scaffali le uova con la foto della grandezza dell'uovo e il prezzo, ovviamente, small, medium, large, eccetera eccetera, quindi ovviamente ad ogni grandezza corrisponde un prezzo diverso. Così. Abbiamo incontrato tante di queste coltivazioni con questi alberi che sembrano spettrali, tutti secchi, vicini, poi hanno l'irrigazione a goccia. Siamo andati un attimino a leggere e poi la conferma è stata vedere le persone lungo strada. Ci sono dei chioschetti che vendono tante mele. Guarda. Perché sono tutti meleti, in effetti, probabilmente una tipologia particolare. 7 kg 150, quanto sono? A 150 so 3 euro 7 kg. Sì. E voi avevate visto meleti fatti così, in questo modo? Io sinceramente no, nemmeno Fede. Molto particolari, sono bruttini da vederli perché sono alberi senza nemmeno una foglia, vabbè, magari faranno le foglie a breve, però insomma deve essere una qualità particolare magari di mela che si trova qui in Macedonia. Lungo la strada abbiamo trovato questa piccola area dove potersi fermare, abbiamo questo monumento dedicato agli eroi di qualche guerra passata. Noi facciamo una piccola pausa pranzo e poi proseguiamo verso la destinazione finale.
E mentre fuori sventola la bandiera della Macedonia del Nord e mentre Marta lava i piatti, abbiamo fissato sulla nostra mappa la spilla della Macedonia del Nord. Ciao cavallino, ciao! Come avete visto, purtroppo la realtà delle campagne, qui siamo un po' isolati, diciamo, è una strada che passa, ci sono delle foreste, poi c'era questa stradina con questo monumento e noi ci siamo infilati per andare a vedere e poi abbiamo mangiato lì. Ma stavo dicendo, la realtà ovviamente è ben diversa da ciò che è stato da ciò che abbiamo visto in città. Qui si vedono tante case distrutte, sembrano bombardate. Ora non siamo sicuri, però ci ricordiamo che la guerra c'è stata nei Balcani. Poi ci sono anche case più nuove, messe meglio, insomma questa è più moderna. Però magari a fianco a quella diroccata c'è la casa costruita nuova. Come vedete siamo arrivati al lago di Ohrid. Ci siamo ragazzi! Tappa molto gettonata sulla tratta macedone, quella specialmente che porta verso la capitale, che è Skopje, ma quella sarà un passaggio successivo. Al momento ci vogliamo concentrare sul lago di Ohrid o Ohrida e la cittadina omonima che sorge proprio alle nostre spalle. Famoso ne è la fortezza o il castello e andremo poi a darci un'occhiata prossimamente. Intanto lo intravedete dietro di noi. Pensate un po', è una cittadina molto importante sia per i locali, perché diciamo loro non avendo il mare, la Macedonia essendo totalmente circondata da territori, questo per loro è il loro mare, e per specialmente gli abitanti della capitale Skopje vengono qui d'estate a tuffarsi, a stare al mare, insomma a frescheggiare. Si sta bene, oggi c'è un bel sole, un bel vento e nel prossimo video ragazzi vi diremo tutto quel che riguarda il lago di Ohrida e la città di Ohrida, che è, pensate un po', patrimonio dell'UNESCO. Che te lo dico a fa. Vedrai. Con questo vi salutiamo. Scrivete nei commenti se vi è piaciuta la Macedonia che abbiamo visto finora, se ve l'aspettavate questa meta, questa incursione in Macedonia. Noi per ora stiamo ancora valutando, non tiriamo le somme, lo sapete, soltanto alla fine, stiamo guardandoci intorno. Per ora l'accoglienza è stata buona, le persone sono sorridenti, solari e questo ci piace, soprattutto il calore umano ci piace. Su con i like. Grazie. E ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video, mi raccomando, ciao. Un pollicione per noi. Ciao.